Ciao a tutti! Nel video di oggi voglio parlarvi un po' di me. Quando le persone scoprono che sono italiana, ovviamente fanno quasi sempre le stesse domande sugli stereotipi dell'essere italiana. Oh, sicuramente sai cucinare benissimo. Oh, mangi la pasta tutti i giorni? Quanto caffè bevi tutti i giorni? Sono sempre le stesse domande. Ho pensato di presentarmi oggi con quelle cose per cui gli italiani sono famosi che io invece non faccio. La prima cosa è che io non so cucinare e questa è una cosa che di solito sciocca sempre tutti quelli che mi conoscono, perché ovviamente gli italiani, soprattutto le donne italiane, sono immaginate come questi esseri mitologici che sanno cucinare benissimo, sanno fare tutto e cucinano per il marito e per i figli. Ecco, io non sarò mai una del genere, io non so cucinare, non mi piace cucinare, quindi forse sarei anche in grado di cucinare se volessi, ma non voglio. Mi sembra una perdita di tempo. Io adoro mangiare, mi piace tantissimo mangiare, però non mi piace l'idea del passare tanto tempo a cucinare qualcosa che poi verrà mangiato in 5 minuti. Forse anche non aiuta il fatto che mia mamma è bravissima a cucinare, quindi diciamo che io non ho mai avuto il bisogno di imparare perché sono sempre stata viziata da lei. C'era sempre lei che cucinava benissimo, quindi diciamo ero molto pigra da questo punto di vista. E un'altra cosa che sciocca sempre tutti è il fatto che io non ho mai fatto la pizza in casa, non ho mai preparato la pizza fatta in casa da zero e allo stesso modo non ho mai fatto la pasta in casa. Forse l'avrò fatta quando ero bambina qualche volta, può essere, però non di mia spontanea volontà. Non mi sono mai messa lì a dire oh, vediamo come si prepara la pasta dal nulla. Non mi piace la birra e ho iniziato a bere vino solo l'anno scorso. Questa è un'altra cosa che sciocca sempre tutti. Quando io dico che non mi piace la birra e non bevo la birra, tutti mi rispondono ma come? È la stessa cosa con il vino. Ma come? Tu sei italiana, dovresti bere tantissima birra e tantissimo vino. Solo l'anno scorso ho iniziato ad apprezzare il vino bianco, ma il vino rosso è ancora imbevibile per me. E questa è una cosa che di solito sorprende sempre tutti. La prossima è una cosa un po' più specifica. Non mi piacciono i cannoli siciliani e gli arancini. Questa è una cosa che forse sciocca più gli italiani che gli stranieri, perché non tutti gli stranieri conoscono queste due cose, i cannoli siciliani e gli arancini, e tutti gli italiani vanno pazzi per queste cose, ma non io, non mi piacciono proprio. No, non lo so perché, non c'è un motivo vero. Forse nel caso dei cannoli è questo sapore un po' di formaggio, infatti non mi piace neanche la cheesecake per esempio, e con gli arancini forse è troppo pieno, troppo fritto, troppo pesante, non lo so, non ho una spiegazione, semplicemente non mi piace. La prossima, molto vera, non dico parolacce e non bestemmio, mai. E questa è una cosa molto strana perché gli italiani dicono tantissime parolacce quando parlano normalmente, io ne dico davvero molte poche, e quando conosco qualcuno di straniero e ovviamente dicono oh, io so qualcosa in italiano, e sono sempre parolacce, è molto noioso e in realtà mi dà fastidio sentire queste parolacce perché nel modo in cui io sono stata cresciuta le parolacce erano qualcosa di negativo che non potevo dire, e ancora oggi quando dico qualche parolaccia in casa mio papà si arrabbia sempre. E lo stesso sono le bestemmie. Gli italiani bestemmiano molto spesso. La bestemmia è diciamo una parolaccia rivolta a Dio. Gli italiani ne dicono molto spesso, dicono bestemmie, soprattutto nella regione del Veneto. Non sopporto il caldo, penso che se mi conoscete da un po' lo sapete molto bene che io non sopporto il caldo,
e gli italiani di solito amano il caldo, la maggior parte degli italiani ama il calore, il caldo, l'estate, andare al mare, sdraiarsi sul lettino e non fare assolutamente niente. Per me è un incubo, veramente il peggior incubo l'idea di stare al caldo, ed è per questo che mi sono trasferita in Austria, in montagna, per stare al fresco. Non sono molto estroversa e molto rumorosa, molto socievole. Gli italiani sono famosi per essere così simpatici e socievoli, e lo sono nella maggior parte dei casi, soprattutto al sud Italia. Sono anche molto rumorosi, parlano ad alta voce, scherzano tra di loro. Io non sono così, sono un po' più timida, un po' più riservata, un po' più silenziosa, mi piace molto il silenzio, la tranquillità, e anche questa è una cosa che sorprende molto le persone di solito. Quando mi conoscono non riescono davvero a credere che io sono italiana. Mi sono sentita dire molto spesso che ho un corpo italiano ma una mente, una personalità del nord o tedesca in particolare. Non è un'offesa, direi. Parlo bene l'inglese e conosco lingue straniere. Come sapete, gli italiani non parlano inglese, anche i giovani faticano molto a parlare l'inglese, anche se questa cosa sta cambiando un po'. Ovviamente gli italiani si rendono conto che se vogliono avere un futuro, vogliono viaggiare, devono conoscere l'inglese, quindi lo stanno imparando di più, ma la grande maggioranza degli italiani non parla molto bene l'inglese. Il fatto che io parlo bene l'inglese e conosco lingue straniere sorprende alcune persone. Non mi piace e non seguo il calcio. Il calcio è lo sport nazionale dell'Italia, tutti seguono il calcio, tutti devono guardare le partite, devono essere super tifosi. Una delle maggiori domande che ti viene fatta è: per quale squadra tifi? Non tifo per nessuna squadra perché non seguo il calcio, non mi piace, lo trovo veramente uno sport per cui le persone forse si ossessionano un po' troppo, e questo sciocca le persone quando dicono oh Milan, Inter, e si rendono conto che non mi interessa. Sono sempre un po' delusi. Queste sono alcune delle cose che io non faccio e che sono invece molto tipiche della maggior parte degli italiani, cose che io faccio e che non sono tipiche. In realtà mi sono resa conto, ce n'era solo una oggi, il fatto che io parlo le lingue straniere, quindi forse mi sono concentrata un po' troppo sulle cose che non faccio. Magari la prossima volta in un altro video mi concentrerò su cose al positivo, quindi cose che faccio e che non sono molto tipiche degli italiani. Grazie per aver guardato questo video, spero che avete imparato qualche nuova parola. Ditemi se ci sono delle cose che pensavate fossero molto tipiche degli italiani e che poi viaggiando in Italia o conoscendo degli italiani vi siete resi conto che non sono così tipiche. Alla prossima, ciao!